Allora, in questi giorni ho visto un video di un nuovo navigatore per moto BMW, non originale della BMW, che effettivamente mi ha incuriosito parecchio. Premetto che io utilizzo normalmente il Connected Ride di BMW, su cui ho fatto anche parecchi video, però quando ho visto questo, in effetti ho iniziato a pensare anche a un'eventuale sostituzione. Premetto che è un video che faccio così esplorativo, anche per capire se effettivamente è un prodotto che interessa solo a me oppure può interessare anche ad altri. Ho già contattato il produttore e stiamo cercando di capire come fare per organizzare una sorta di collaborazione e riuscire ad averne uno non gratis, perché è difficile con un canale piccolo come il mio, però diciamo ottenere magari uno sconto per l'acquisto del primo. Quello che ho già ottenuto, lo dico già, ho già ottenuto dei coupon da sconto del 20% per diciamo gli iscritti, anzi per chi guarda il video sul mio canale, poi lo metterò comunque in descrizione. In ogni caso diamo un'occhiata a questo, che effettivamente sembra un prodotto particolare e decisamente interessante. Spero vi possa interessare il video. Non sarà brevissimo, ma andiamo a vedere un attimino insieme. Allora, Kiji è un marchio che avevo già sentito ma non conoscevo, però ho visto che ha fatto dei prodotti carini, e quello che ha fatto per il mondo BMW sembra davvero tanta roba. Ad oggi non ne ho mai visto uno simile. Ne esistono altri che si attaccano al cradle del navigatore, ma con questo livello di integrazione no. Considerate che integra e sfrutta completamente anche il controller sul manubrio, quindi la classica rotellona di BMW. Per cui diciamo che può sostituire quasi interamente un navigatore originale. Allora, è sicuramente un navigatore dotato di, come si può vedere anche qui ad esempio, questo è il loro sito, di CarPlay, quindi funzionalità CarPlay e Android Auto, e questa è una cosa carina, nel senso che è sempre comodo e funzionano molto bene, in modo tale che potete utilizzare le vostre applicazioni. La cosa comunque, come dicevo prima, molto bella è che si aggancia direttamente sul supporto originale, non ha bisogno di cavi, non ha bisogno di connessione, non ha bisogno di nulla. Diciamo che prende interamente, andiamo a vederlo, un secondo, vedete dietro ha una basettina con i classici contatti BMW. La cosa carina è che non prende solo l'alimentazione, ma è anche in grado di dialogare con la moto, quindi riceve tutte le informazioni che sono presenti sul CAN bus, quindi su quello che è il sistema di comunicazione che utilizzano auto e moto. E tant'è vero che vedete qua in alto c'è la doppia iconcina classica, quindi quella per, diciamo, che BMW chiama TFT, quindi per passare, fare lo switch tra il TFT della moto o il navigatore. Da quanto ho visto, ripeto, fa veramente di tutto. Come dimensioni è un 5 pollici, esteticamente da quanto ho visto e controllato è molto simile come dimensioni al Connected Ride di BMW, però in realtà è basato su un pannello all'interno da 5 pollici, quindi leggermente più piccolo. È un IP68, esattamente come il Connected Ride, forse un 69, un IP69, però diciamo che è resistente, quindi ha praticamente tutto. Il display naturalmente, neanche a dirlo, è touchscreen e come si può dire, vediamo se riesco a farvi vedere questo video. Vedete? È effettivamente in questo caso montato su un GS molto simile al mio, però la cosa proprio carina è proprio quella che si installa direttamente sul cradle e si blocca esattamente come il modello normale. Quindi sfrutta la rotella, sfrutta il pulsante menu per lo switch e sostanzialmente controlla tutto, per cui ha sia la possibilità di visualizzare, quindi come dicevo prima, Android Auto, CarPlay, ha anche tutta la parte legata all'accesso alle informazioni, per cui legge i dati dal contachilometri, legge la bussola, legge gli indicatori di pressione, come si dice, ha tutta una serie di funzionalità che secondo me lo fanno diventare forse meglio anche dell'originale.
Gli aggiornamenti sono over the air, quindi automatici, classico, sarà tramite un collegamento wifi o un collegamento bluetooth con uno smartphone. Naturalmente richiede sempre uno smartphone quando decidete di utilizzarlo come navigatore, perché comunque sia Apple CarPlay che Android Auto richiedono che lo smartphone sia collegato. E l'altra cosa carina è come si può dire, il fatto di poterlo pilotare dalla rotella, per cui è vero che ho un Android Auto o un CarPlay, ma lo piloto dal rotellone, e questo secondo me lo fa diventare ancora più veloce. Effettivamente è un plug and play, quindi lo si attacca, non c'è un cavo da collegare, lo si fa partire. In aggiunta offre comunque dei pulsanti sopra per passare da una modalità all'altra, ma ripeto, questo nel caso uno lo voglia utilizzare come touch. Legge, come dicevo, la pressione degli pneumatici direttamente dalla BMW, oppure può, se non ricordo male, anche utilizzare dei sensori più precisi, sempre di KG, che offrono, quello di BMW ha come si può dire, usa decimi di grado, questo usa centesimi di grado, poi non so quanto possa servire, però è una delle funzionalità che ha. Come vedete ha la funzionalità del controller nativo tramite il controller di BMW, e processore, ripeto, adesso questi sono dati proposti, però dovrebbe essere particolarmente prestante, un Cortex dual core. Un A53 è usato su smartphone di fascia bassa, ma diciamo che su un sistema così limitato come funzionalità dovrebbe garantire veramente una buona prestazione. Altra cosa carina, infatti loro qua poi ripropongono nel grafico, comunque ecco, ripeto, le prestazioni poi sono tutte da prendere con le pinze, bisognerebbe proprio metterci mano. Il display, da quanto ho visto, è un capacitivo, ma funziona anche con i guanti, per cui probabilmente ha una buona sensibilità. Cosa molto carina, lo schermo è un 60 Hz, quindi 60 frame al secondo, questo lo rende sicuramente fluido. Poi vabbè, l'autoconnessione, vabbè, questa è una cosa abbastanza standard per chi ha un Android Auto o un CarPlay. Ecco, poi vedete, gestisce tutto, comunque tutte le informazioni che escono dal sistema BMW, quindi il trip, quindi contachilometri parziali, distanze in velocità media, cioè sono tutte informazioni che vengono poi rilevate direttamente dal bus della BMW. Vabbè, questo è il loro sistema operativo, non è che ci interessi più di tanto. Ha la possibilità di replicare un cruscotto digitale, per cui abbiamo sia la parte chilometri sia la parte contagiri, sempre preso dal CAN bus. Da quanto ho visto ha un ritardo di 0,1-0,2 secondi, niente diciamo di così catastrofico. Però ha diverse schermate, per cui ha schermate, adesso non riesco a farvele vedere, però hanno schermate dove abbiamo il classico contagiri e la velocità e tutta una serie di informazioni, abbiamo quello dove viene evidenziata la marcia, la pressione degli pneumatici e così via. Ce ne sono veramente tante. Gli aggiornamenti sono vabbè, automatici, e ecco, l'unica cosa che, da quanto ho letto, esiste un modello che si chiama IO 5 Lite, che gestisce anche delle telecamere. Questa versione, da quanto hanno detto, non è possibile, a questa versione non è possibile collegare delle telecamere, da un lato perché non presenta connettori esterni, per cui diciamo ha semplicemente questo connettore, e dall'altra perché l'alimentazione che fornisce BMW sui navigatori è abbastanza limitata e diciamo, questo display non sarebbe in grado di erogare corrente per far funzionare altre due telecamere, per cui hanno preferito escluderla. Anche a livello di resistenza è un prodotto che sembra fatto bene, perché comunque ha come si può dire, l'involucro, il case, il contenitore è fatto in alluminio, magnesio e alluminio, quindi diciamo sicuramente presenta tutte le guarnizioni, ha tutto il collegamento diretto con gli interfoni ed è sempre pilotato poi dal lato BMW. Una delle cose che penso risolva con questo tipo di navigatore è
L'aspetto audio che sul Connected Ride fa veramente pena perché perde connessione, c'è un sacco di distorsione. Ho provato anche con varie cuffie, non cuffie, scusatemi, con vari interfoni. eh, In realtà è un problema proprio del navigatore che spero sistemino, anche perché il navigatore originale della BMW lo si trova oggi intorno alle 600-650 euro, quindi diciamo non proprio una passeggiata, però questo sembra risolverlo. Vero che quando ho utilizzato un Apple CarPlay, anzi nel mio caso un Android Auto, con l'interfono non ho mai avuto nessun problema. Però ecco, la comodità, quella di poter controllare con la rotellona, alla fine mi aveva fatto abbandonare la strada del CarPlay e avevo preferito il navigatore originale della BMW. Per cui ecco, dispetto. Prevede anche la possibilità di utilizzare un comando remoto esterno, penso sia un optional, per chi non ha la rotella sulla moto, per cui per chi non ha né il TFT né la predisposizione con il rotellone, il Wonder Wheel. Così. Poi altra cosa carina, la luminosità, 1000 nit sono tanta roba, nel senso che permette di, diciamo, vedere anche in pieno sole. La risoluzione è un 720p, per cui un 1280x720, non altissima, però parliamo di un 5 pollici, per cui tutto sommato non è male. Lo schermo è un IPS, per cui ha anche un bel angolo di visione, per cui posso guardarlo anche lateralmente. Normalmente poi uno in moto non è che si sdraia per terra intanto guarda il monitor, però diciamo che sicuramente offre un ottimo angolo di visione, e anche a livello di colori di solito non sono male. Ripeto, sono tutti dati purtroppo di prova, non ne ho uno in mano. Altra cosa carina, sempre legata anche al discorso IP68 come resistenza diciamo, alla pioggia, alla polvere e così via, è il fatto che sia progettato per lavorare fino ai 60 gradi in pieno sole e ai meno 20, quindi anche con temperature non male. C'è la possibilità di montare, come dicevo prima, dei sensori esterni e che sono, diciamo, vanno ad aggiungersi a quelli di BMW. Però ripeto, questo poi è una scelta, io onestamente non vedo, cioè l'idea di avere diciamo, anziché avere il 10 millicentesimi di temperatura, tutto sommato non penso cambi molto, almeno per un utilizzo normale. Comunque, ecco, ripeto, anche come dimensioni è un 137x79 molto simile a quello originale di BMW, e boh, non lo so adesso, non è, cioè, sicuramente non è un prodottino, non ha molta memoria perché comunque ha solo 8 giga, però è vero anche che tutto quanto è demandato poi al cellulare, per cui le mappe saranno installate all'interno dello smartphone, che sia Android o Apple, sono sempre comunque tutto legato allo smartphone. La cosa sicuramente top è proprio il controllo remoto con la rotellona e il fatto che non sia richiesta nessun cablaggio, nessuna installazione. C'è una nota dolente, nel senso che è il prezzo. Ecco qua vediamo alcune schermate, come dicevo. Questo è, vabbè, il cruscotto digitale con il contagiri, con la marcia inserita, la velocità, i giri anche espressi in numero e non solo in questa progress bar, il range di quindi quanti chilometri sono residui e così via. Non so il discorso lingue come funzioni, poi c'è questo che ad esempio è quello che mostra in principale il cambio, e poi riporta velocità e numero di giri e temperatura ambiente e l'inclinazione e così via. Quindi immagino che sfrutti la piattaforma, riceva i dati anche dalla piattaforma inerziale, ha tutti i dati, ecco, anche sulla batteria e così via. Eh, Ci sono poi tutta una serie di FAQ, con l'unica cosa, come dicevo, e la nota dolente è il prezzo, nel senso che il, la versione per BMW costa la bellezza di 470 euro. Vero che con un 20% di sconto la cifra si riduce, perché comunque vuol dire togliere quasi un 100 euro, per cui sarà una cifra intorno ai 370-380 euro, ed è poco più della metà rispetto all'originale. Io onestamente rispetto all'originale quasi quasi lo preferisco, nel senso che mi permette di usare le mie app senza dover per forza usare la navigazione di BMW, che per bella che sia comunque ha tanti limiti. Il fatto di poterlo utilizzare su Android secondo me è un qualcosa che
vi permette veramente di scegliere quale applicazione utilizzare. Per cui ecco, ha diverse cose carine, ecco, ripeto, la versione invece standard ha anche la registrazione, quindi delle telecamere, ha il blind spot, che è quello che vi permette, sfruttando le telecamere, in grado anche di accendere la luce se avete una macchina che è alla vostra destra o alla vostra sinistra, quindi il famoso angolo cieco. Gestisce la telecamera di retro per il parcheggio, però ripeto, onestamente sono cose a cui posso tranquillamente rinunciare. Quello che invece trovo molto comodo è proprio la possibilità di utilizzare la rotella nativa di BMW. Comunque niente, sto cercando adesso in tutti i modi di portarne a casa uno il prima possibile per poterlo provare. Niente, se avete commenti o qualcosa scrivetemi sotto il video, vedrò di accontentarvi. Se avete dei dubbi proverò anche a contattare il produttore per avere magari qualche delucidazione in più. Diciamo tutto qui, per il momento niente, tutto voleva essere solo una sorta di preview, di notizie su questo nuovo dispositivo che secondo me è molto interessante e ha un prezzo che sì, può sembrare alto, però se pensate anche il vado a comprare il navigatore, il porto dal meccanico perché non sono capace, me lo faccio installare, alla fine i soldi sono quelli. Questo invece rientra pieno tra il dispositivo che posso montare, 3 secondi lo smonto perché lo sgancio dalla basetta, dal credolo originale della BMW utilizzando la chiave e non ho neanche il problema dei furti, per cui va bene. Vi metto tutto comunque un po' di link in descrizione, anche il link per vedere questo catalogo, il codice per il coupon che dovrebbe essere valido, ripeto, prendetelo con le pinze su tutti i prodotti della loro collezione e spero che vi sia stato utile. Vi chiedo la cortesia, se avete voglia di supportare il canale, visto che è gratuito, oltre ad un bel like, magari ecco, se avete voglia iscrivetevi perché mi aiuta sicuramente ad acquisire maggiore visibilità e quindi anche magari ad ottenere qualcosa in più da parte dei produttori, se non dico prodotti gratuiti, ma almeno prodotti con uno sconto o magari con un certo anticipo, così giusto per poterveli far vedere. Per il momento è tutto, grazie e vi aspetto nei commenti se avete domande e tutto.